Ciao ragazzi e benvenuti in questo video dove parleremo di Italexit, ovvero l'Italia esce fuori dall'Europa e quindi ritorna alla lira, uscendo anche di conseguenza fuori dall'euro. È un argomento ricorrente. Immaginate se chi è nato europeo, chi questa Europa l'ha vista nascere, crescere, chi ha creduto nel sogno europeo, di punto in bianco dovesse trovarsi ad affrontare una fazione di italiani che vorrebbero che tutto questo finisse. Ci sono delle persone che non credono in quello là che è il contesto europeo, il sogno europeo, e quindi propongono l'Italexit. Cos'è l'Italexit? Riassunto in un gesto: finisce il sogno europeo, l'Italia esce fuori dall'Europa e dall'Eurozona e si ritorna alla lira. Ma prima di parlare di Italexit, abbiamo in mente che cosa potrebbe accadere in uno scenario del genere? Quali sono i reali vantaggi? Quali sono gli svantaggi? Quali sarebbero i rapporti che si verrebbero a creare con i paesi circostanti? Ci occuperemo anche di capire se può esistere materialmente un'Europa senza l'Italia, essendo l'Italia uno Stato facente parte del G7 e tra i creatori e i promotori di tutto quel percorso che ha portato alla nascita della Unione Europea, iniziato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma cerchiamo di inquadrare subito gli argomenti e passiamo ad un riassunto di cos'è l'Italexit e di come dovrebbe avvenire. La prima domanda che bisogna porsi è: si tratterebbe di un hard Italexit o di una soft Italexit? Per capire determinati processi che fanno parte della macroeconomia bisogna andare a guardare, quindi a gettare l'occhio su quegli stati che hanno già affrontato un processo del genere. In questo specifico contesto mi riferisco al Regno Unito. Il Regno Unito è già andato incontro ad un processo di divorzio con l'Europa e anche loro si sono ritrovati dinanzi a queste due possibilità: avere un hard Brexit o una soft Brexit. Lo stesso discorso si verrebbe a creare per l'Italexit. Ma che cosa significa hard e soft? Quando un divorzio con l'Unione Europea avviene in maniera hard, significa che a seguito di un referendum lo Stato esce fuori dall'Unione Europea senza rispettare nessun tipo di nuovo concordato e quindi senza aprire nuovi concordati per quelli che saranno i futuri rapporti economici. Soft è il percorso che sta seguendo il Regno Unito dalla data dell'uscita dall'Unione Europea, che significa andare incontro a delle trattative che andranno a regolare quelli che sono i rapporti economici fra le due entità internazionali che si sono venuti a creare. Ma nel caso di una Italexit è abbastanza prematuro per poter parlare di questo, proprio perché ci sono tantissimi altri fattori di cui dobbiamo discutere e di cui discuteremo in questo video, che ci fanno capire come il percorso per l'Italia sarebbe molto più complesso rispetto al Regno Unito. La cosa essenziale da capire è che uscendo dalla Unione Europea si uscirebbe automaticamente anche dall'Eurozona e quindi si dovrebbe ritornare alla nostra vecchia valuta, la tanto cara lira, alla quale molti vorrebbero far ritorno per via di quell'epoca, che comunque ricorda un altro tipo di economia rispetto a quella attuale. E lì per lì il discorso avrebbe anche senso, perché si tratterebbe di uno Stato che riacquisisce la propria sovranità monetaria e quindi le stampanti della Banca d'Italia tornerebbero a funzionare per mettere in circolazione la lira, che tornerebbe d'imperio all'interno di quello che è il panorama economico internazionale e mondiale. Si presuppone che con un ritorno alla lira si entrerebbe immediatamente in possesso di una valuta svalutata, una valuta che in buona sostanza ha un valore minimo, appunto perché a decidere la politica monetaria non sarebbe più una banca centrale dove tutto è controllato, coordinato da un'entità sovranazionale, ma in questo caso si riacquisirebbe la sovranità monetaria e quindi si potrebbe stampare quanta lira si vuole, quindi una svalutazione competitiva porterebbe inevitabilmente a dei vantaggi per l'economia di uno Stato. Significa che i nostri prodotti costerebbero meno, quindi
avendo una lira svalutata, tutti i prodotti made in Italy inizierebbero a costare molto meno rispetto ai prodotti importati dall'estero. Gli italiani che cosa farebbero? Inizierebbero a spendere e a comprare prodotti italiani. Questo processo dovrebbe anche far aumentare la domanda in ambito internazionale, quindi di conseguenza dovrebbero anche aumentare le esportazioni dell'Italia con una moneta competitiva, proprio perché gli altri stati vedrebbero i nostri prodotti convenienti, appunto perché legati ad un nuovo sistema monetario. Il problema subentra dal momento in cui facciamo una differenza fra quelli che sono i beni finiti e i beni intermedi, e bisogna prestare molta attenzione a questo concetto. Per bene finito si intende un bene finito con il marchio Made in Italy e quindi prodotto in Italia che può essere commercializzato all'estero. Il problema è che per produrre quel bene finito io ho necessità di tutta una serie di componenti che vengono definite beni intermedi, che sono essenziali nelle fasi del mio processo produttivo. Quindi io per creare un prodotto made in Italy probabilmente dovrò approvvigionarmi questi beni intermedi a mia volta da economie esterne alla mia, e quindi li dovrei importare. In Italia che cosa si importa? Si importano sicuramente beni intermedi legati al mondo dell'abbigliamento piuttosto che dalla tecnologia, prodotti che vengono da varie economie quali la Cina, la Corea, la Tunisia e tante altre che esportano i propri prodotti all'interno della nostra nazione. Quindi con una valuta svalutata come la nuova lira si avrebbe un problema cardine. Immaginate tutti i prodotti che noi dovremmo importare da uno stato che continua ad avere l'euro come moneta. Quindi questo già porterebbe ad un problema essenziale, perché dovremmo andare a cambiare una quantità ben superiore di valuta per poterci approvvigionare quel bene intermedio che serve poi per la realizzazione del mio prodotto finito. Per quanto sembri un discorso tecnico, è essenziale dire che chiaramente a lungo andare il prezzo del mio prodotto finito made in Italy dovrebbe inevitabilmente andare incontro ad un apprezzamento e quindi portare ad un aumento dei prezzi vertiginoso, e quindi che potrebbe diventare anche molto problematico con un aumento dell'inflazione. Ma resta ancora qui con me, perché dell'inflazione ne parlerò proprio alla fine di questo video, e quindi ci tengo che tu riesca a capire il filo logico che abbiamo provato a dare a questa spiegazione. Facci il grande dono di iscriverti al canale Elysium School e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche su altri video che andremo a creare su questi argomenti. Facci sapere inoltre che cosa ne pensi dell'Italexit, lascia un commento, saremo ben lieti di risponderti e quindi di chiarire i tuoi dubbi. Molti sostenitori dell'Italexit portano avanti un'altra tesi: con il ritorno alla lira aumenteranno i posti di lavoro. Io vi posso assicurare che l'aumento dei posti di lavoro non deriva né dalla lira né tantomeno dall'euro. I posti di lavoro oggi non si riescono a creare per degli altri motivi che sono legati al regime fiscale della nostra nazione e ad un problema cardine, ossia, diciamocelo chiaro, il mondo dell'imprenditoria non è di certo aiutato da quello che è il sistema e l'apparato burocratico e finanziario della nostra nazione. Quindi io dico sempre: cambia la moneta, ma se al potere rimangono le stesse persone, il discorso inizierebbe a diventare abbastanza complesso, perché la creazione dei posti di lavoro non dipende dalla moneta che c'è in vigore, ma dipende dalla classe politica e dirigente che governa uno Stato. Quindi se la classe dirigente è politicamente avanti e sa creare posti di lavoro, come ad esempio l'amministrazione Trump negli Stati Uniti d'America, si riescono a creare dei posti di lavoro anche in un sistema con l'euro, dove l'euro e l'Europa mettono a disposizione enormi risorse, enormi finanze che per incompetenza, negligenza
e corruzione dell'attuale classe politica, ma soprattutto per ignoranza, rimangono lì a marcire senza che nessuno li spenda, senza che nessuno li metta a produrre dell'altro denaro. Quindi alla domanda: basta la sovranità monetaria per poter iniziare a creare posti di lavoro come se non esistesse un domani? No, la risposta è no, e chi vi dice il contrario vi sta mentendo. Non è con il ritorno alla lira che si creeranno i posti di lavoro, ma con il ritorno di una classe politica di spessore che inizi ad attuare delle politiche totalmente diverse rispetto a quelle attuali, che vadano a rilanciare il mondo del lavoro e il mondo dell'economia. Tra le varie cose, in passato altri stati come l'Australia o la Svezia sono andati incontro ad una profonda svalutazione della loro valuta di riferimento. Per cercare di capire cosa potrebbe accadere nel futuro, io, essendo un trader, vado a studiare il passato, e quindi, andando a vedere i numeri di quello che è accaduto nel mondo del lavoro e quindi del tasso di disoccupazione di Svezia e Australia dopo la svalutazione della propria valuta di riferimento, mi rendo conto che non c'è stato nessun implemento di posti di lavoro e che quindi la situazione è rimasta allo stesso identico modo, tranne nel caso della Svezia, dove addirittura si riscontra un aumento della disoccupazione proprio nel momento in cui la valuta è stata svalutata. Dato che la lira sarebbe competitiva, aumenterebbero le esportazioni, e un aumento delle esportazioni comporta in automatico un aumento generalizzato dei prezzi. Che cosa si intende in parole povere? Un aumento dell'inflazione, che va studiata in relazione a quelle che sono le politiche monetarie di un determinato Stato o di una determinata economia. Un altro problema di un eventuale ritorno alla lira è rappresentato sicuramente dalle banche, che si ritroverebbero a dover modificare totalmente il loro assetto e si troverebbero a far conto con un aumento troppo repentino dell'inflazione, che, come vedremo, potrebbe arrivare a sfiorare l'8%, e quindi questo comporta dei problemi che vedremo tra pochissimo. Ora cerchiamo di capire che cosa accadrebbe passo passo con una Italexit avvenuta. Quindi mettiamo caso che l'Italia decidesse di uscire veramente dall'Unione Europea. Con un percorso del genere l'Italia farebbe un vero e proprio salto nel buio. Ricordo che il Regno Unito, quando ha avviato il suo divorzio con l'Unione Europea, lo ha fatto in virtù della sterlina, in virtù del pound. Ricordo che il Regno Unito non ha mai fatto formale adesione all'Eurozona e quindi ha mantenuto la sua sovranità monetaria con una banca centrale che appunto determina l'offerta di moneta e la politica monetaria di quella determinata economia. Discorso ben diverso per l'Italia, che risponde allo stato attuale a quelle che sono le politiche determinate dalla BCE. In un discorso del genere è molto prematuro dire che cosa accadrebbe, quindi ci limiteremo a dire questo, che si farebbe un salto nel vuoto con delle conseguenze che comunque nessun economista, neanche i più esperti in questo momento, potrebbero andare a prevedere per l'esattezza. Noi sicuramente ci proviamo e cerchiamo di capire quali sono i due problemi cardine per cui l'Italexit rappresenterebbe un vero e proprio salto nel vuoto. Il motivo numero uno è legato ai BTP. Cosa sono i BTP? I BTP sono le nostre obbligazioni di Stato. Queste obbligazioni chiaramente diventerebbero poco appetibili per gli investitori. Significa che a delle scadenze prefissate avviene un'asta pubblica dei nostri BTP. Questo significa che mettiamo sul piatto degli investitori internazionali il nostro debito, che va comprato e quindi ripartito, in cambio di un interesse che viene maturato nel tempo. Questo strumento è chiamato BTP. Ora immaginate un'Italia con il ritorno alla lira, un caos, soprattutto con la situazione politica ed economica del momento, in cui abbiamo bisogno di certezze, in cui certamente l'Unione Europea sta coordinando delle azioni
volte a trovare una soluzione comune per tutti gli stati dell'Eurozona. Per questo bisogna stare attenti a parlare di Italexit, perché si rischierebbe di andare incontro a un qualcosa di inesplorato che potrebbe danneggiare per sempre quella che molti allo stato attuale vedono come l'ultima spiaggia per il rilancio dell'economia italiana. Il motivo numero 2 è particolarmente legato a chi questo investimento lo ha già fatto. Gli interessi di copertura, infatti, in un contesto di disordine per uno Stato come l'Italia che ritorna alla sua vecchia moneta uscendo dall'Eurozona, potrebbero aumentare, portando uno svantaggio per chi ha già compiuto l'investimento o comunque sempre per quella categoria di cui ci siamo occupati al motivo numero 1. La verità è triste da dire, ma se non c'è nessuno che compra il nostro debito, il sistema economico va in panne. E parliamo un po' di numeri non dell'errore ma dell'orrore, perché voi immaginate uno Stato con l'inflazione all'8%. Uno Stato con l'inflazione all'8% significa che tutto inizierebbe ad aumentare di prezzo e quindi se il pane prima lo compravo a 1 euro, lo dovrò comprare a 2 euro, ok? Immaginate un po' quello che è successo quando si è passati all'euro, quindi potrebbe accadere la stessa identica cosa con un'inflazione all'8%, perché lì saremmo noi, ok? Quindi con l'Italexit l'economia sarebbe totalmente nelle mani di tutti gli scienziati e i burocrati italiani, quindi bisognerà capire a che cosa si dovrà andare incontro dal momento in cui il tasso di inflazione andrebbe a sfiorare l'8%. Gli esperti parlano anche di quello che è il debito pubblico, che potrebbe addirittura arrivare a sfiorare il 145%, rendendo i nostri titoli di Stato ancora meno appetibili. Questo poi dovrebbe portare ad un processo di privatizzazione in un'ottica che non può essere contemplata a livello competitivo e a livello internazionale. Oltretutto si andrebbe ad applicare una tassa indiretta su quelli che sono i risparmi di tutti gli italiani, perché con un aumento dell'inflazione i prezzi aumenterebbero per tutti, quindi la gente con i risparmi messi anche da parte faticosamente si vedrebbero intaccati i loro soldi proprio per via delle nuove politiche economiche che devono portare appunto all'equilibrio dell'inflazione e quindi la Banca d'Italia che si ritroverebbe a dover aumentare i tassi di interesse. Tra le varie cose lo Stato centrale dovrà continuare a scambiare lira in euro per onorare gli obblighi pregressi e quindi pagare le obbligazioni che sono state precedentemente emesse, proprio perché un investitore non accetterebbe mai di vedersi restituiti i propri soldi in lire e quindi in una valuta che in quel momento sicuramente sarebbe molto più debole dell'euro. Un altro falso mito di cui sentiamo spesso parlare è che con l'Italexit non esisterebbe più l'austerity e non dovremmo andarci a preoccupare del welfare. Questa affermazione, in un certo senso, è abbastanza errata, perché un'economia non è che funziona esattamente in questo modo, ossia io non posso stampare denaro come se non esistesse un domani, perché altrimenti rischio di compromettere definitivamente il sistema economico di uno Stato, sfociando poi in alcune ripercussioni che potrebbero portare anche ad una vera e propria guerra civile, e alla fine di questo video spiegherò quali sarebbero i risvolti sociali con una possibile Italexit, e in più una mia personale teoria che è appunto l'inizio di una nuova questione meridionale che spiegheremo basandoci sui numeri in proiezione di quello che potrebbe accadere. L'austerity poi, in un contesto internazionale in cui la nostra economia da sola deve trovare a fare i conti con le dure regole del mercato mondiale, ci sarebbe un problema non indifferente, perché se non c'è nessuno che vuole comprare il nostro debito, che cosa si dovrebbe fare in un percorso che durerebbe almeno 30-40 anni? Si dovrebbe creare una credibilità dello Stato. Quindi se in passato si sente dire che Bruxelles ha chiesto dei sacrifici, Bruxelles ha chiesto
l'austerity, Bruxelles ha voluto Mario Monti al governo per evitare l'ingresso della Troica in Italia. Beh, non vi stanno raccontando una bugia. Il problema è che purtroppo la classe politica in Italia non ha saputo gestire la grande opportunità che si chiama Europa e avrebbe dovuto farlo nei tempi passati, e ancora oggi continua a non comprendere quello che potrebbe essere l'idea di un sogno europeo, di un sogno comune. E tra le varie cose, con un Italexit l'austerity verrebbe semplicemente attuata dallo Stato presente, quindi significa che Stato politico o Stato tecnico arriverebbero dei ministri che stringerebbero la cinghia, e quindi i sacrifici, tutto quello che ci viene chiesto nei periodi di austerity, come è avvenuto per la Grecia e come è avvenuto e sta avvenendo in questo momento per l'Italia, potrebbero essere chiesti dallo Stato centrale. Non è più l'Europa a farsi carico di chiedere i sacrifici, ma potrebbe essere lo stesso governo. Siccome l'Italia in quel contesto sarebbe sostenuta dagli investitori internazionali, non penso che senza dei veri luminari della politica si potrebbe andare molto lontano con uno Stato che si ritroverebbe a competere da solo in ambito internazionale. Naturalmente il mercato internazionale è fatto di target e di proiezioni, è fatto anche di obblighi che vanno rispettati perché sono stati sottoscritti con i trattati internazionali quando abbiamo aderito e creato l'Unione Europea. Questo significa però che in un contesto Italexit lo Stato potrebbe chiedere di attuare le stesse identiche politiche proprio per salvaguardare l'equilibrio. In questo caso, come si dovrebbe fare una cosa del genere, quindi come si fa scendere l'inflazione? Si aumentano i tassi di interesse e il valore stesso delle obbligazioni in quel contesto sarebbe esoso. Con un aumento dei tassi di interesse avvengono in buona sostanza due problemi. Il primo problema è che il servizio di debito, con l'aumento dei tassi di interesse, avrebbe chiaramente una spesa in più. Quindi se il denaro costa di più, anche per ciò che riguarda tutto l'apparato legato al sistema di debito, ne andrebbe a risentire proprio perché bisognerà pagare di più per avere il denaro. Il problema numero 2 riguarda le obbligazioni. La perdita di valore delle obbligazioni metterebbe in serio pericolo il comparto bancario. Ricordiamoci che il comparto bancario in Italia detiene tantissimi BTP, quindi detiene tantissimi titoli di Stato. Immaginate se i titoli di Stato andassero a svalutarsi in maniera irreversibile e quindi potenzialmente il sistema bancario rischierebbe di entrare in serie difficoltà, con un caos economico difficilmente gestibile. Cerchiamo di capire adesso quali sarebbero gli effetti per i cittadini, per noi, che siamo i diretti interessati di un eventuale scenario del genere, e le persone che dovrebbero far fronte al caos che si verrebbe a creare. Ho cercato di riassumere quindi quali sono le ripercussioni sociali e lo faremo nell'ultima parte del video. Innanzitutto le ripercussioni sui cittadini. Quali sarebbero le classi di cittadini più svantaggiate da un percorso chiamato Italexit? Innanzitutto sono 4 le categorie che andrebbero ad avere problemi con un ritorno alla lira. In primis i pensionati, sicuramente i dipendenti, i lavoratori autonomi e i redditi da capitale. Quindi stiamo parlando comunque di una fascia molto ampia della società. Questo perché? Perché mentre gli stipendi statali, e quindi gli stipendi della pubblica amministrazione, andrebbero via via adeguati a quelli che sarebbero i nuovi contesti, nell'arco del lavoro prettamente detto ci sarebbero dei problemi non indifferenti proprio perché non è detto che con l'Italexit, come dicevamo prima, si andrebbe ad incrementare il lavoro in Italia. Quindi ci sarebbe un problema proprio legato all'economia, in quanto con un ritorno alla moneta potremmo rischiare di vedere ciò che effettivamente si è visto in altri stati, anche dell'Unione Europea, che hanno mantenuto ancora la loro valuta. Mi viene in mente la Romania, dove è molto più conveniente lavorare in Europa e spendere in Romania proprio per il semplice fatto che si tratta di una valuta altamente svalutata e quindi competitiva. La stessa cosa si verrebbe a creare in Italia, quindi diventerebbe molto
più conveniente guadagnare negli stati dell'Unione Europea e spendere in Italia. Quindi un problema molto importante che porterebbe sicuramente ad un allargamento della forbice della diseguaglianza sociale, dove si andrebbe ad implementare ancora di più le differenze tra i ricchi e i poveri. Come vi dicevo e come vi avevo anticipato, un altro problema di cui dobbiamo occuparci è chiaramente una nuova questione meridionale. E questa nuova questione meridionale la si vedrebbe già da subito se l'Italexit fosse un percorso celere, veloce e immediato. Questo perché? Perché il 100% delle nostre esportazioni italiane, quindi il Made in Italy, sono così ripartite. Quasi il 90% di ciò che andiamo ad esportare nel mondo proviene da aziende allocate al nord. Il 10% o poco più è ciò che il sud esporta all'estero. Chiaramente è vero quindi che in un primo contesto la svalutazione competitiva della nostra nuova valuta potrebbe portare delle ripercussioni positive anche per la bilancia commerciale. Il problema è che si andrebbe ad aumentare la disparità tra nord e sud proprio perché le aziende e le fabbriche sono più concentrate nei territori del nord, mentre il sud vive di turismo, vive di agricoltura, vive insomma di quel che può, proprio perché l'industria in Sicilia, in Calabria, in Campania non è sviluppata e quindi di sicuro non potremmo avere dei ruoli da protagonisti all'interno di questo nuovo scenario, che è sicuramente un problema da considerare. Sono abituato a pensare ai problemi prima che si vengano a presentare piuttosto che studiarli poi dal momento in cui vengono scritti sui libri di storia. Vi invito anche a voi a ragionarci, a fare le vostre dovute considerazioni e se non siete d'accordo a scriverlo nei commenti, così proveremo ad avviare comunque un dialogo, proveremo ad avviare una conversazione. L'articolo 75 della Costituzione italiana è bistrattata, ultimamente oltraggiata, pestata, calpestata o forse no, ma esiste ed è opportuno che se ne prenda atto. L'articolo 75 vieta categoricamente di indire un referendum per ratificare dei trattati internazionali. Chiaramente non è che noi siamo entrati in Europa così, di punto in bianco. Siamo entrati in Europa perché abbiamo dato mandato al Parlamento di dare mandato alla Commissione europea e quindi a quello che è l'embrione della Unione Europea di redigere una Costituzione degli Stati europei. Così facendo noi di fatti abbiamo dato mandato ai nostri rappresentanti di procedere nella direzione chiamata Europa, chiamata Unione Europea, chiamata Unione Monetaria. E quindi per fare un referendum per l'Italexit cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe modificare prima l'articolo 75 della Costituzione, o meglio alcuni commi dell'articolo 75 della Costituzione. Questo sarebbe un problema, anche perché l'articolo 75 della Costituzione è un articolo molto importante che non si può sicuramente cancellare con un colpo di spugna, perché prima di mettere mani sulla Costituzione bisogna stare molto attenti per cercare di capire qual era l'indirizzo dei padri costituenti che si sono seduti su quei banchi per dare un documento alla nostra nazione che non permettesse più a regimi come il fascismo di tornare al potere. Rispettata, non rispettata, questo non sta a noi sindacarlo, c'è chi dice sì, c'è chi dice no, ma esiste e quindi chi studia deve prenderne atto. L'articolo 75 vieta quindi il referendum per l'Italexit in quanto non è il popolo a potersi pronunciare sui trattati internazionali. Deluderò sicuramente chi nell'Italexit ci spera, ma che credo farà le sue dovute considerazioni dopo questo video e quindi andrà via via ad approfondire anche quello di cui sto discutendo, perché io non sono nessuno per dare la verità assoluta, cerco soltanto di
far capire il mio punto di vista per avviare un dibattito e avviare una conversazione. Quindi, a mio personalissimo avviso, bisognerebbe sfruttare tutte le potenzialità che l'Europa ci ha messo a disposizione, bisognerebbe sfruttare tutto ciò che l'Europa ha fatto in questi anni per tenere gli equilibri fra degli stati che all'inizio del secolo scorso trovavano usuale andare al fronte a combattere fratello contro fratello, a combattere nazione contro nazione, vicino contro vicino. Bene, chi ieri combatteva oggi collabora. Per questo motivo sarebbe opportuno iniziare a pensare a un qualcosa di diverso e che quindi l'Italexit non venga neanche presa in considerazione come strada potenziale per superare questa crisi, ma che chi vede il video e chi ci governa in questo momento possa capire che la soluzione in questo momento non è dividere, ma è unire. Se ti è piaciuto questo video, io ti invito a seguire il nostro canale, ti invito a seguirci su tutti i nostri social, ti invito a seguirci su Instagram, a iscriverti qui su YouTube, lascia un commento e ti invitiamo anche a guardare i video e le playlist del canale, dove troverai degli argomenti che potresti anche trovare interessanti. Io ti ringrazio e ti saluto. Ciao!